Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo episodio delle magiche avventure di Matteo Salvini, la serie dove parliamo delle più grandi figuracce del segretario della Lega. Purtroppo avete capito bene, questo è il finale della rubrica, ma non preoccupatevi, intendo chiudere con un gran botto. Concluderemo questo mio progetto parlando dei rapporti di Salvini con la Russia e la sua reazione alla guerra in Ucraina. All'inizio volevo dedicare un episodio specifico anche alla campagna elettorale dell'estate scorsa, ma mentre mi documentavo mi sono reso conto che molte delle uscite spiacevoli tra luglio e settembre avevano a che vedere con la guerra, quindi mi sono detto ok, facciamo un episodio combinato e trattiamo quelle soltanto. Come al solito vi invito a mettere mi piace e commentare, unitevi al Discord e abbonatevi al mio Subscribestar. E sì, no, basta raga, facciamo partire la sigla. Cago nel salotto. A mai fantastici qua. Sfido su Fortnite. Fortnite. Michael mi dice strozzati con il Braulio. Che pensiero carino. Che pensiero carino. Pippi cocaina? No, diavolo. Uno arriva e scrive ricchio. Voglia di drogarsi, vuoi farti del male, fatelo, ma non rompere le palle, vai su un'altra parte. Maria legalizza l'erba. Ma guardi, i miei ispiratori sono la mia mamma e il mio papà. Per quanto riguarda Putin, lo stimo e lo rispetto perché se non fosse partito lui in Siria a combattere l'ISIS, forse stasera in redazione alla 7 avremmo qualcuno col burka e qualcuno col mitra in mano a decidere cosa si può dire e cosa non si può dire. C'è puzza di guerra, perché quando la NATO fra 3 mesi porta 4.000 uomini, carri armati e aerei a confini con la Russia, fa un gioco molto pericoloso. C'è qualcuno in questo studio a casa ha paura di essere invaso dai russi stanotte, ma non penso, è passata da 70 anni, quindi io ridiscuterei anche la presenza dell'Italia nella NATO. Ecco, ma quando lei dice questa frase, ridiscutere la presenza dell'Italia nella NATO, Ma che senso ha? possiamo arrivare fino a un'uscita dalla NATO, secondo lei? E perché no? Contro le sanzioni economiche idiote adottate nei confronti di Putin non sono finanziate da Mosca, sono dettate dal fatto che ad esempio stando in Emilia-Romagna, parlando di vita reale, 50.000 forme di parmigiano reggiano e di grana padano che fino all'anno scorso noi esportavamo in Russia stanno marcendo in cantina. Scusate, ma voi ritenete seriamente che Obama fosse il buono e Putin è un dittatore? Non insultate l'intelligenza della gente, No. che può essere leghista o non leghista, No, Salvini, però in il democrazia il sistema avevano eletto democratico Obama, americano hanno e eletto quello di Trump, Putin, hanno eletto uno alla Putin. volta. ma non c'è Posso scegliermi paragone le persone con cui Aspetti, dialogare in Padella. giro per il mondo o no? Dunque, a partire dall'invasione della Crimea da parte della Russia del 2014, Salvini ha in più occasioni rimarcato il suo apprezzamento e rispetto per il presidente russo Vladimir Putin. Il nostro protagonista ha definito più volte legittima la posizione russa sull'annessione della Crimea e si è detto favorevole a revocare le conseguenti sanzioni, giudicandole dannose per l'economia italiana. Questa presa di posizione, per quanto assurda e ampiamente criticata sia a destra che a sinistra, inizialmente sembrava poco più di una classica salvinata basata su luoghi comuni o semplicemente sul presupposto che bisogna dire il contrario di tutto per distinguersi dalle masse. Dopo il 2016 si è aggiunto anche Donald Trump, anche lui grande sostenitore della Russia, quindi molti credevano semplicemente che Salvini stesse ripetendo ciecamente quello che diceva il presidente degli Stati Uniti, senza riflettere molto sul significato geopolitico. Ma nell'estate del 2019 emersero delle informazioni alquanto allarmanti. A inizio luglio il sito britannico BuzzFeed ha rilasciato diverse registrazioni di alcuni colloqui tra 3 russi e 3 italiani a Mosca. Uno di questi era il portavoce di Salvini, Gianluca Savoini, che con il pretesto di comprare del petrolio stesse tentando anche di raccogliere fondi per la Lega. Approfondiremo la sua figura a breve. Secondo l'inchiesta del giornale online ci sarebbe stata una strategia di influenza tra Cremlino e Italia che prende piede già a partire dal 2013, quando scoppia la
la rivolta in Ucraina e con l'arrivo del capitano alle redini del carroccio. Il 6 marzo 2017, durante un incontro bilaterale con il ministro degli esteri della Federazione Russa Sergei Lavrov, Matteo Salvini aveva infatti siglato un protocollo d'intesa tra la Lega e la Russia Unita, il partito di Putin. Il 17 ottobre 2018 Matteo Salvini vola a Mosca con l'intento, a detta sua, di partecipare all'assemblea di Confindustria Russia per incontrare imprenditori italiani che portano alto il nome del Made in Italy in Russia nonostante le sanzioni. Dal palco della Confindustria russa Salvini ha sottolineato come si sentisse a suo agio in quel paese a differenza di altri in Europa. Alla conferenza il capitano ha inoltre parlato delle sanzioni alla Russia, misure a cui si opponeva apertamente, anche se poi ai tempi di Conte 1 si intende, aveva votato a favore. Il giorno dopo avvenne quel famoso incontro registrato da BuzzFeed con il nostro Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Culturale Lombardia Russia e direttore responsabile della rivista politico-culturale Logos. Savoini è soprattutto un ex collaboratore di Roberto Maroni ed ex portavoce di Matteo Salvini. Iscritto alla Lega dal 91, sin da allora Savoini si occupa di Russia, frequentando soprattutto personaggi dell'estrema destra locale. Uomo perfetto per coltivare rapporti con il Cremlino. Ora, se vi ricorderete il primissimo episodio di questa serie, vi renderete conto che nel luglio 2019 Salvini era praticamente intoccabile. La Lega aveva vinto le elezioni europee mentre tutti gli altri partiti scendevano nei sondaggi. In quel periodo i grillini vennero naturalmente a conoscenza dell'inchiesta, dopotutto fu anche uno scandalo bello grosso, ma il loro stato di incertezza li portò a preferire a non sciogliere l'alleanza. Fortunatamente da lì a poco Salvini fece cadere l'esecutivo da solo, perché sì, ma la crisi del papete non fu provocata dai rapporti con la Russia e neanche il suo drop nei sondaggi. La fama putinista del leader leghista diventerà insostenibile solo dopo il 2022 con l'arrivo delle prime bombe russe nel cuore del breadbasket europeo, l'Ucraina. Come tutti sappiamo ormai troppo bene, il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina, dando vita a uno dei conflitti più grandi della storia più recente e aggravando ancora di più l'economia globale, già in recessione da un po' per via della recentissima pandemia. La settimana prima in Italia si parlava dell'abolizione del Green Pass e la discussione in aula per la legalizzazione della cannabis. In quest'ultima occasione il capitano ha minimizzato la faccenda come una semplice richiesta di legittimazione dei fattoni che si fanno le canne, ma questi sono dopo tutto first world problems. Quando Putin il 22 fece quel fatidico discorso in cui riconosceva le due repubbliche ribelli di Donbass, Donetsk e Luhansk, Salvini in quel momento non disse nulla, ma nel 2014 si espresse a colpi di tweet. In due repubbliche di est Ucraina vincono alle elezioni partiti filorussi. Unione Europea e USA contestano. Il voto è libero, solo se piace a loro? Era il 3 novembre di 8 anni fa. Sullo sfondo della partita elettorale del Donbass erano ancora visibili le ferite del referendum sull'indipendenza indetti nel maggio dello stesso anno. L'ex presidente ucraino Poroshenko minacciava una reazione militare, mentre l'Unione Europea si preparava a varare una nuova tranche di sanzioni contro i separatisti. L'errore di Salvini è applicare logica italiana a una faccenda molto più delicata, in un'area geografica molto meno pacifica come l'Est Europa, dove la democrazia è meno scontata, risultando in un imbarazzante caso di qualunquismo e povertà intellettuale che ormai fa da sinonimo alla sua esistenza. Poco dopo l'invasione del 2022, più specificamente l'8 marzo, Salvini decise di intraprendere un viaggio di solidarietà verso il confine polacco con l'Ucraina per assistere i cittadini della Polonia e i rifugiati di guerra in questo momento storico talmente tragico quanto insensato. Per proteggersi dal freddo invernale che tende a caratterizzare queste terre in quel periodo dell'anno, Salvini si è munito di una giacca con l'aggiunta di vari loghi di sponsor, associazioni e istituzioni, così per tenerlo caldo. Più specificamente si diresse verso la ridente, anche se un poco mid, cittadina di Przemyśl, che passerà alla storia per l'epico incontro tra il senatore leghista e il sindaco Wojciech Bakun. In un video pubblicato dal sito polacco NoWinnie24, dopo aver ringraziato gli aiuti e le parole di solidarietà provenienti dall'Italia, il sindaco ha lasciato altre dichiarazioni più infamatorie alla stampa internazionale. L'iniziativa dell'incontro odierno è nata da Salvini. Stamattina ho ricevuto informazioni
giorni che avrebbe visitato la nostra città. Tutto ciò lo ritengo a dir poco insolente da parte sua. Mentre parlava, il primo cittadino tirava fuori dalla giacca una t-shirt. Così, continua, ho deciso di regalargli una maglietta con l'immagine del suo amico Putin e invitarlo a visitare un centro con i rifugiati in cui ci sono migliaia di vittime di questa guerra. Alle parole di Bukun, riportate dal sito polacco, Salvini ha cercato di reagire ripetendo con calma in inglese, anche se interrompendo il sindaco durante la dichiarazione precedente, che loro erano lì per portare aiuto ai bambini, alle mamme e ai papà. Salvini si allontana dal sito del disastro in totale imbarazzo. Il sindaco gli dice: non ho rispetto per te, mentre alcuni italiani presenti tra i cronisti gli urlavano: sei un pagliaccio e buffone. In seguito molti degli enti che avevano deciso di sponsorizzare il viaggio del segretario presero posizione dissociandosi dagli avvenimenti ed escludendo la Lega dall'iniziativa. La notizia fu coperta da numerose testate anglofone, rendendo questa figuraccia tra le prime ad essere messe sul piedistallo internazionale. Quando un leader democratico che da anni sostiene una neodemocrazia per pura ignoranza o interessi personali è costretto ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni e la realtà dei fatti, è quasi sempre una festa, e questo episodio in particolare è la prova quintessenziale dell'esistenza del karma. In un video postato qualche ora dopo dalla sua camera d'hotel, Salvini aveva questo da dire riguardo la sua giornata: io preferisco dare il mio piccolo contributo per portare aiuto e costruire la pace. Mi spiace che altri, anche con la possibile guerra alle porte, preferiscano la polemica e il casino. Viva le donne e viva la pace. Questo prima di descrivere Bakun come un sindaco un poco maleducato. L'Est Europa a Salvini forse gli è piaciuto molto, magari non voleva abbandonare completamente l'idea di fare un viaggio a mo' di pellegrinaggio per qualche percentuale in più nei sondaggi, ma a prescindere dalle vere motivazioni Salvini voleva andare a Mosca per parlare con Putin. Con quale illusione poi, se non ce l'ha fatta Luigi Di Maio, secondo quale logica veramente Salvini potrebbe aver più speranze? Ma meme a parte, l'idea non è stata del leader leghista ma del suo nuovo advisor, l'avvocato Antonio Capuano di Frattaminore in provincia di Napoli. Capuano era un parlamentare forzista che collabora oramai con il capitano da relativamente poco tempo, ma è lui quello che ha provato a organizzare l'escursione, mettendosi prima in contatto con l'ambasciata russa in Italia e poi facendo colloqui con altri personaggi importanti. Secondo il giornale La Verità, il viaggio sarebbe dovuto avvenire inizialmente tra il 3 e il 7 maggio e in agenda c'erano incontri con Lavrov, specificamente il 6 maggio, e con Valentina Matvienko, presidentessa dell'Assemblea federale russa. Un collaboratore di Russia Unita si era offerto di organizzare il viaggio, ma la programmazione fu messa momentaneamente in stand-by a metà aprile, quando la stampa venne a conoscenza dell'esistenza di una domanda di Salvini per un visto di viaggio. La Lega smentì per poi tornare all'opera dopo qualche settimana di silenzio. Stavolta il viaggio sarebbe stato tra il 29 e il 31 maggio. Il 19 maggio Salvini si è visto con Sergei Razov, ambasciatore russo in Italia, con il quale ha parlato non solo del suo futuro viaggio, ma anche discusso l'eventualità di un meeting tra Papa Francesco e Vladimir Putin. Capuano, anche per questo viaggio, aveva l'agenda piena. Tra le tante note c'è la conferma per un pranzo tra Salvini e Lavrov e per un incontro con l'ex premier russo Dmitry Medvedev, che è attualmente vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. L'avvocato era perfino riuscito a organizzare un incontro con lo stesso Vladimir Putin lo stesso 31 maggio, il che mi fa quasi rimpiangere che tutto questo non sia mai accaduto. Una conversazione tra questi due sarebbe stata epica. Detto questo, il 27 maggio la stampa viene di nuovo a conoscenza di alcuni dettagli e riparte la caccia, ma stavolta le prove dell'esistenza di questo viaggio sono più sostanziali. Successivamente emergono documenti che dimostrano l'acquisto di biglietti aerei Roma-Istanbul e Istanbul-Mosca. Per via delle sanzioni e dell'embargo, ottenere accesso a questi voli non è stato facile. Salvini ha chiesto il supporto dell'ambasciata russa stessa, tutto all'insaputa del premier Mario Draghi. Nel luglio 2022 appare sulla pagina Twitter dell'ambasciata russa in Italia la seguente dichiarazione: poiché a causa delle sanzioni dell'Unione Europea sono stati sospesi i voli diretti sulla rotta Roma-Mosca, si è reso necessario per la delegazione italiana l'acquisto di biglietti aerei per un volo Aeroflot da Istanbul a Mosca. A causa delle sanzioni in vigore nei confronti di questa compagnia aerea è difficoltoso acquistare i biglietti per i suoi voli dal territorio dell'Unione Europea. L'ambasciata ha assistito
assistito Matteo Salvini e le persone che lo volevano accompagnare nell'acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un'agenzia di viaggi russa. Quindi, ricapitolando, per una trovata elettorale Salvini, all'insaputa del governo di cui lui faceva parte, ha violato prassi diplomatiche, sanzioni internazionali e ha attivamente tentato di nascondere la cosa alla stampa, ma ha anche dei difetti. Con l'inizio della campagna elettorale estiva, Salvini ha accantonato il pellegrinaggio al Cremlino per dedicarsi meglio alla sua strategia mediatica. La bestia non è più stata la stessa dopo l'addio di Luca Morisi, il social media manager del Carroccio, che è stato spinto alle dimissioni dopo essere stato accusato di fare orge gay sotto effetto di stupefacenti. Quindi al capitano non restava che buttarsi e sperare per il meglio, ma le cose erano molto diverse rispetto alle scorse elezioni. Per cominciare, Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, era ormai la leader più amata in Italia e quindi anche nel centrodestra. Salvini e Berlusconi da un lato si rendevano conto del potenziale di questa popolarità per l'alleanza, a livello elettorale si intende, ma allo stesso tempo non sopportavano l'idea di dover sottostare ad una donna, quindi in diverse occasioni hanno fatto opposizione interna, soprattutto in politica estera, al programma meloniano. Meloni è un'atlantista convinta, mentre Salvini voleva che venissero tolte le sanzioni alla Russia perché facevano male all'economia. Salvini voleva la pace, ma solo per abbassare le bollette, citando Papa Francesco. Tra luglio e settembre ci furono molti scontri, anche se in pubblico le cose sembravano tranquille. Internamente non mancavano le sfuriate. Per fortuna la linea della Meloni predominava sempre e a giudicare dai sondaggi e i risultati effettivi gli elettori di destra la pensavano allo stesso modo, molti più del previsto aggiungerei. A fine agosto era stato previsto per la Lega un risultato del 14% dei voti, meno della metà dell'apice e 3 punti in meno dei risultati precedenti, ma attenzione, alle urne la Lega è arrivata solo a un misero 8%, la metà dei numeri del 2018, una totale disfatta per Salvini e anche per Berlusconi, anche lui all'8%. La cosa buffa è che la Lega era tornata al punto di partenza, praticamente nessun voto al sud, come ai tempi di Bossi. Tutti questi sforzi, i finanziamenti, la propaganda, i meme, per cosa? Niente. Ok, no, i meme ne valevano la pena. Detto questo, tutti a chiedersi ma Salvini che fa, ma Salvini che vuole, ma Salvini qui, ma Salvini là, ma nessuno si è mai chiesto Salvini come sta? Beh, ve lo dico io, sta al governo, Ministero delle Infrastrutture per l'esattezza, e vuole costruire il ponte di Messina. E boh, in bocca al lupo. All'inizio voleva andare al Viminale, ma Meloni ha preferito mettere Matteo Piantedosi, uno che la pensa esattamente come il capitano sull'immigrazione, ma mangia meno Nutella. Sì, ragazzi, questa è la triste storia di Salvini, almeno finora. Da come potete vedere non è particolarmente incoraggiante, siccome la sua carriera è ancora in corso, il finale non è neanche particolarmente soddisfacente. È molto aperto, ma non dà tutte queste speranze. Dopo la sconfitta elettorale, la posizione di Salvini a capo del suo partito è molto più debole, ma non credo che i suoi rivali interni siano particolarmente più forti né spinti a prendere il suo posto. Forse le elezioni in Lombardia determineranno il futuro del capitano, chissà. Se non si era già capito, non ho molta stima per Matteo Salvini, penso che le sue posizioni siano stupide e anche a livello personale lo vedo goffo e difficile da prendere sul serio. L'unica cosa che mi appassiona è la sua storia tragicomica, ricca di gaffes, che gira come una ruota che finisce al punto di partenza. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Come al solito vi ringrazio per seguirmi e spero di vedervi l'anno prossimo. Ho diversi progetti in serbo per voi che spero di condividere al più presto e niente, arrivederci, buon anno e godetevi le vacanze.